Ti Sì, prego. No, comunque, no. raga, scusate. Allora, c'è questo gruppo, questi ragazzi che dovrebbero chiamarsi tipo Express Movies, mi hanno scritto e hanno chiesto, pare, di fare un documentario su The Shade. Eccoci qua. Allora, io ho cominciato a parlare con loro un attimino, non ho capito bene, ho un po' timore che sia la solita cosa, voglio vedere cosa succede alle drag queen, però mi sembrano... Drag chaser. Sono curiosi, quindi. Sono curiosi, sembrano genuinamente curiosi. Quindi non non ho percepito morbosità. Ma come Ok. Non sono gli inviati della zanzara. Infatti. Sì, esatto, non è. Che Ah, cosa c'hai lì? Fallo vedere in camera, cosa c'è? No, non è quella roba lì. Voi non sapete la verità. Blush. È che i ragazzi di Express Movie sono qui! Non me ne ero proprio carica. Devi fare una risata alla Raffaella. Ah, buonasera. Alla buon'ora. Eccoci qua, Grazie, ce l'abbiamo fatta. grazie. Prego, Come prego. state? Bene, tu? Vado bene, bene. Dici più alto. Sì, ci sta. The Shade nasce a Firenze, proprio l'idea è tutta toscana. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dante quel che è di Dante. È un'idea nata e è cresciuta qua post-Covid per creare uno spazio che di base non c'era né a Firenze né forse in Italia. Cioè una serata che non fosse semplicemente una serata di clubbing rainbow, ma che fosse un contenitore che avesse al suo interno un momento di talk, quindi un momento di divulgazione, con un momento di cabaret. L'idea di fare un cabaret di intrattenimento che sia leggero ma ritmato, che dura 1 ora e mezza dal vivo, è anche la volontà di poter avere un posto in cui la gente arriva e, come se si sedesse a teatro, vede questo spettacolo in cui ci sono tantissimi contenuti e noi siamo liberi di fare obiettivamente quel che ci pare. Noi andiamo molto d'accordo anche sulla visione del drag, perché il drag nostro non è mai un tendere a essere le super femmine e far credere a te che noi siamo delle femminone e poi ci diciamo ciao, non è quello. L'idea è quella di fottere il genere e di trasformarlo e rimpastarlo per far capire a te che questa roba su cui noi fondiamo l'esistenza, i ruoli di genere, la paura del genere, hanno inventato la teoria gender, queste stronzate qua, sono stronzate. È bello perché il dialogo è sempre loro che cercano di imporre a te la loro visione e tu che gli spieghi, ma tu non puoi dire a me come io sono, come io vivo, come io devo fare. La mia storia te la sto raccontando, non me la devi narrare tu. Quella che loro chiamano teoria gender, io te la posso spiegare in 60 secondi. C'hai un cronometro? Ma tu c'hai questo schermo da omosessuale che non si vede il lato perché è quello anti-privacy, capito? Io comunque non sono qua per essere aggredita, lo metto chiaro, soprattutto dalla mia collega. Allora, spiegazione di quella che qualcuno definisce teoria gender in 1 minuto. Pronti? Partenza, via! Partiamo dalla considerazione che noi mettiamo tutto su un binario, o è maschio o è femmina, già è una cazzata. E soprattutto mischiamo le cose. Prendiamo 4 livelli. Il primo livello è il sesso biologico. E su un binario non si nasce o maschio o femmina, perché in mezzo ci sono le persone intersessuali, quindi si sta su uno spettro. Quindi il primo livello è il livello biologico. Cosa vuol dire? Cosa c'è in mezzo alle gambe? Un pene, una figa o qualcosa che gli assomiglia? Entrambi? Quali sono le persone intersessuali? Secondo livello ed è qua. Secondo livello di identità di genere è qua. Come io mi percepisco? C'ho il cazzo? Mi sento maschio? Ok, sono una persona cis. C'ho la figa? Mi sento femmina? Sono una persona cis. C'ho il cazzo? Non mi risulta?
sono trans, cioè mi risulta l'opposto, ok. In mezzo, idem, uno spettro. Terzo livello, orientamento sessuale, torniamo qua e qua, e qua si mischia. Cosa mi piace? A quanto siamo? Cosa mi piace? Mi piacciono o l'opposto o il contrario. Quinto livello, l'espressione di genere, come mi voglio vestire, ho fallito. Niente. Però ce l'avevamo quasi. Espressione di genere, voglio dire, io mi voglio vestire da donna o da uomo. Come cazzo, o in uno spettro. Come voglio. Queste 4 cose sono in compartimenti stagni. Una non comunica con l'altra. Questo è spiegata la teoria gender. In 67 secondi. Questa parte è proprio da mettere in Una sequenza di un manifesto. Ma te li faccio proprio girando che te li preseresti? Ma certo, ma vi prendevo in giro. Ora le macchio però. Sei comedy queen comunque. La cosa E guardo il mondo da uno blog, mi annoio un po' e poi non. Vabbè, allora io domani per fortuna avrò le orecchie coperte. Perché questa rende ingrandimento, se la metti con le orecchie scoperte di fatto appoggigio. Facciamo la toponomastica di The Shade. Cominciamo ora, vi presento in questo momento Lorenzo, o anche Tutti Matti, che come vedete è il nostro Giovanni Muciaccia della situazione ed è la persona intelligente che si occupa tendenzialmente di fare le domande. Ha per caso una domanda per i nostri operatori in questo momento? Ma voi ve le facevate le pugnette con i vostri amici? Bene, andiamo avanti. Io comunque mi deresponsabilizzo da qualunque cosa verrà detta. Quello che vedete qua fuori sono alcuni membri dell'artistico e della parte logistica. Quella che vedete qua di spalle è Arianna o anche The Rustibat. Ecco, la cosa che volevo chiedere a lei è stato: quando è che hai deciso di entrare nello staff delle Iene? L'11 settembre. Boom! Comunque, quella che vedete qua in un'altra opera costruttiva ed arte è Matteo, ma anche Pantera Virus. Qual è la parte del tuo corpo di cui vai più fiera? Beh, il mio viso totalmente. Anche lei, come vedete, ha problemi con la verità. Qua abbiamo Joe is Joe, in arte Joe, che è il nostro responsabile della logistica in grandi punti e anche per questa sera sostanzialmente il regista. La domanda è: quanto sei impanicato da 1 a 10? Si vede da quanto sono paonazzo. Paonazzo, che bella parola comunque, qua il lessico è tutto un che. E infine abbiamo la mia esimia collega, la prima direttrice artistica di questa serata, la creatrice, la madre, la nonna, la zia, quello che volete, tanto alla fine della fiera basta che sia un insulto, da parte mia sono d'accordo. Riccardo, ma anche e soprattutto Avangar. Ha qualche commento da fare così a caldo o a freddo? No, mi chiedevo cosa fosse questo albero azzurro di Telenorba. Non richiede. Bello, eh? Nel caso io sono Michele o anche la Fai, purtroppo in questo momento manca Bianca, in arte detto anche Bianca, esatto, sarà fumata bianca. Dopo Bianca Sì, c'è Rusty ok. con Money. Ari si prepara sul palchetto e l'inizio della performance la fa da palchetto. Palchetto quello in fondo. Esatto. Ok. Poi dopo Gigio. Ciao raggio di Sun, sei carico per domani? Voyageur, j'ai envie de vivre libre, délivré de ces illusions, ce que toi et moi vivions. In centro, Matte. Sì. È una cosa che quando ti butti in avanti lo molli lì e poi ti alzi.
tempo tranquillamente su quel parlato in cui tu lo prendi, lo pieghi, vai, ti appoggi, così hai tutta la base testina. Dov'è Arianna? Adesso vediamo un attimo, andiamo a montarla. Montiamo questa prima parte. Vai. Luci, noi non ti vediamo, cioè ti intuiamo, ok? Quando c'è questa cosa sei tu che ti fai, capito? Bello! Lo dovete seguire e farà tutto lui. Voi li fate, cioè mentre il pezzo sta iniziando, ma anche sì, ma flash, video anche da vicino. Ok. Di là c'è il workshop di voguing e poi ci sarà appunto il Pussycat Club e poi la serata. Noi intanto adesso andiamo dietro le quinte, iniziamo sia a draghizzare noi che a draghizzare anche Simone. Adesso invece questo di Charlotte Tilbury. Però in compenso offro ciglia. Mettiamo un po' di musica? Sì, è bello, perché poi questo momento è sempre quello delirio in cui devi avere fiducia nel processo. Abbiamo Simone Tito Panetti. Sono Simone. Dove Simone? Sta per diventare Kimis. È una roba che mi ha sempre affascinato e secondo me è una forma di espressione artistica strapotente. E ultimamente anche parlando con Ava abbiamo fatto un podcast insieme. Quando mi ha proposto questa cosa mi sono gasato. L'idea di creare degli spazi queer è di creare uno spazio sicuro per persone che tendenzialmente non riescono a sentirsi bene, sentirsi protetti normalmente anche per strada. Si cerca di salvaguardare appunto il fatto che ogni persona che attraversa The Shade possa viversela bene senza avere la pesantezza che già si ha nel quotidiano di avere lo sguardo di qualcuno che senti che è uno sguardo pesante di giudizio. Credo che sia stato puntuale, preciso. E Base, quello che mi piace fare è matchare un
look, se vuoi, molto ironico, con delle domande che sono anche un po' antipatichelle. Perché hai ridotto la tua testa a un pacco per Vinted? Perché stasera, perché stasera verrà spedita alle vostri cose. Mamma mia. Questa è una risposta da drag queen. Da drag queen. Make drag queens great again. Canzone poetica, poi Let's go. tutto giusto. Oh no, c'è il culo fuori. Quindi così. Beh, le presento. Guarda, chi mi sfascia. Le presento chi mi sfascia. Io sono invincibile. Scemo. Scarpe comode, manco te lo chiedo, guarda che ti vedo. Oh, che bella. Chi sarà? Stare lì deve stare pronunciando male. Siamo, ragazzi. E allora mi sa che vi faccio passare la voglia, perché qua arriva la regina di questa casa, la vera proprietaria, Amaga! Buonasera Michelle! Ma che bella riunione di famiglia! Adesso no, non voglio più difendermi. Attraverserò profondi come oceani. To you.
io mi sono concetto così perché ci siamo beccati 7 settimane di telepapa. Abbiamo E spazio. l'altro giorno la fai quando ha fatto un momento di contenuto così ha presentato la crew, ciascuno della crew doveva dire qualcosa che lo rappresentasse, fare qualcosa che lo rappresentasse. Io li ho guardati negli occhi e gli ho detto: ma voi ve le facevate le pugnette con gli amici? Così. Loro hanno fatto una faccia. Continuo. No, non hanno detto niente, Ah, però allora lo hanno sappiamo. parlato con gli occhi e non con la bocca. Tu mangiavi una pesca noce e stanotte senza via d'uscita ora mi è salita la Mi gira tutto, mi gira, sto cadendo dalle scale di Crash. Piano che mi gira tutto, piano che mi gira tutto, piano che mi gira tutto, mi gira tutto, mi gira. Guardo allo specchio prima di uscire, per sicurezza, per controllare. Le canzoni sono sempre ridicole. Scusate, lo so. Fine della storia, non ci sono cazzi quando entrano sulla base. Sta facendo il cazzo di te pure che... Immaginario. Guarda, tu rispondi un po', guarda, ti la cioè... Vabbè. Non lo so, è lui che si è voluto infilare in questo Impelagare ginepraio. Trovo sinceramente molto interessante portare un personaggio fascista, nazista, tra virgolette, in estetica, che è l'esatto opposto di quello che poi sono effettivamente. La performance, devo dire, è complicato, molto più complicato di quello che pensavo, e questo mi ha fatto pensare a quanto maledettamente sono brave le altre, cioè incredibile. Io ho iniziato a fare drag quando già mi esibivo come performer in altri contesti. Per me il drag è quasi più un mezzo per stare con persone che stimo e con cui voglio collaborare. Credo che la forza grande di un gruppo, di un collettivo, sia sempre quella che nello scambio si crea l'arte, si crea lo spettacolo, si crea l'intrattenimento e si creano le nuove idee. Molte drag hanno come percorso sia artistico che di accettazione di varie cose l'idea del mettere la maschera. Quindi il drag diventa un po' una protezione, diventa un super io, diventa un alter ego. Io come persona sono una persona che ha delle insicurezze fisiche di come parlo, di come mi pongo. Avere quella forma mi permette di sdrammatizzare e di prendermi meno sul serio rispetto ai panni civili in borghese. È sempre bello avere a che fare con gli esseri umani e rendersi conto di quanto noi siamo degli animali che sono stati disegnati per fare gruppo. Sicuramente la serata di ieri ci ha confermato che c'è gente che ha bisogno di un luogo come The Shade, o che conoscendolo si rende conto di averne bisogno. Non tutti The Shade sono uguali, secondo me. A volte si sente più un clima familiare, altre volte meno. Ieri, devo dire, l'ho sentito tanto. Poi vabbè, io ero anche abbastanza emozionato, a fine serata mi sono messo anche a piangere. Penso ieri sia stata una bella serata e penso che sia stata anche percepita molto bene da chi c'era.
penso che tante persone che non apprezzano il drag in realtà non lo apprezzano perché non lo conoscono, perché non sanno cosa sia e perché hanno un'idea anche un po' stereotipata, però la verità è che lo spettacolo è divertente se fatto bene, quindi secondo me è tempo di fare spettacolo. Prossima persona che mettiamo in drag a The Shade, Bad Bunny. Bad Bunny, tu sei il prossimo.